Lezione 1. Acquistare taglie. Quelle al primo piano sono fantastiche. Sì, non dimenticare di controllare le dimensioni e la vestibilità degli articoli. Assolutamente. Trovare la taglia giusta è fondamentale per il comfort. Sì, e può farti risparmiare tempo quando provi qualcosa. Mi sento sempre più sicura nei vestiti che mi stanno bene. Anch'io. Fa una grande differenza nel modo in cui ti comporti. Teniamo d'occhio i negozi che offrono buoni camerini. Ottima idea! È bello avere un posto dove provare cose nuove. Sono entusiasta del nostro giro di shopping. Lezione 2. Tornare a casa. È sempre felice di tornare a casa in Galles e stare con i suoi amici. Sembra adorabile. Non c'è che è niente come stare con i propri cari. Sì, e al momento frequenta una scuola femminile, giusto? Sì! Ho sentito che quelle scuole possono creare forti legami tra amici. Assolutamente. Deve essere bello condividere esperienze con altre ragazze. Sì, possono sostenersi a vicenda in un modo unico. Posso immaginare che le amicizie nate in quegli anni siano speciali. Sicuramente, quei ricordi possono durare una vita. È meraviglioso pensare a come la scuola modella la nostra vita. Lezione 3. Comfort degli ospiti. Desideriamo che ogni ospite trascorra un soggiorno confortevole con noi. Assolutamente! È essenziale assicurarsi che si sentano a casa. Sì. Quali misure stiamo adottando per migliorare la loro esperienza? Potremmo fornire cesti di benvenuto con snack e informazioni locali. È un'ottima idea. Aggiunge un tocco personale al loro soggiorno. Inoltre, offrire biancheria e articoli da toeletta di alta qualità può fare la differenza. Sicuramente. Il comfort nei piccoli dettagli è molto importante. Sono d'accordo. Assicuriamoci che i nostri ospiti se ne vadano con bei ricordi. Sì. Un ospite felice è la migliore pubblicità per la nostra casa. Lezione 4. Preferenze per il taglio di capelli. Ora, dai un'occhiata per favore, va bene? Beh, vorrei che mi tagliassi i capelli più corti sui lati. Capito. Che ne dici della parte superiore? Vuoi che rimanga della stessa lunghezza? Sì, voglio mantenere la lunghezza in alto, ma magari aggiungere alcuni strati. Sembra fantastico. I livelli possono davvero aggiungere consistenza e movimento. Esattamente! Penso che darà ai miei capelli un aspetto fresco. Mi assicurerò di fondere bene i lati con la parte superiore. Perfetto. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Cominciamo allora. Farò in modo che ti piaccia. Lezione 5. Le fattorie della Nuova Zelanda. Le fattorie della Nuova Zelanda sono famose anche per la loro deliziosa frutta. Sì, il clima è perfetto per la coltivazione di una varietà di frutti. Esattamente. Ho sentito che le loro mele e kiwi sono particolarmente apprezzati. Lo sono! Adoro la freschezza dei loro prodotti.
È incredibile come anche l'agricoltura locale possa sostenere l'economia. Assolutamente! E promuove pratiche sostenibili, il che è importante. Penso che visitare quelle fattorie sarebbe un'esperienza incredibile. Sì! Mi piacerebbe vedere come crescono e raccolgono i loro frutti. Organizziamo un viaggio alla scoperta dei tesori agricoli della Nuova Zelanda. Lezione 6. Navigazione nei sistemi di transito. Il sistema di transito con autobus e treni è abbastanza efficiente qui. Davvero? È facile da navigare? Sì, è abbastanza intuitivo, con cartelli e mappe chiari. Sembra fantastico. Non voglio perdermi durante il viaggio. Non preoccuparti, ti aiuterò a capirlo quando arriveremo. Grazie. Avere qualcuno che conosca il sistema sarà un sollievo. Inoltre, è spesso il modo più veloce per spostarsi in città. Lo apprezzo. Preferisco non perdere tempo con i trasporti. Esattamente, assicuriamoci di pianificare i nostri percorsi in anticipo. Lezione 7. Negoziazione di un equo compenso. È importante essere sicuri ma discreti quando si parla di retribuzione. Sì, esprimere il desiderio di un equo compenso è fondamentale. Esattamente. Dimostra che apprezzi le tue capacità e i tuoi contributi. Ed essere educati può aiutare a mantenere la conversazione positiva. Assolutamente, si tratta solo di trovare quell'equilibrio nella comunicazione. Sono d'accordo. È essenziale difendersi professionalmente. Facciamo pratica su come affrontare queste conversazioni in modo efficace. Ottima idea! Il gioco di ruolo potrebbe aiutarci a sentirci più preparati. Sì, penso che aumenterà la nostra fiducia per le discussioni future. Lezione 8. Modifiche alla routine quotidiana. È fantastico. Che tipo di modifiche hai apportato alla tua routine quotidiana? Ho iniziato a svegliarmi prima per avere più tempo per me stesso. È una mossa proattiva. Come ha funzionato per te? È stato rinfrescante. Mi sento più produttivo durante il giorno. Posso immaginarlo. La mattinata può essere così tranquilla. Sì. Uso questo tempo anche per pianificare i miei obiettivi per la giornata. Questa è una strategia intelligente. Stabilire delle intenzioni può davvero concentrare le tue energie. Esattamente! Penso che sia importante iniziare la giornata con una nota positiva. Condividiamo le nostre routine e vediamo cos'altro possiamo migliorare. Lezione 9. Comprendere il trasporto pubblico. Puoi aiutarmi con gli orari degli autobus, per favore? Certo, posso darti un calendario per semplificarti le cose. Sarebbe fantastico. Vorrei conoscere i percorsi migliori. Assolutamente. È importante pianificare in anticipo per comodità. Sì, voglio evitare inutili ritardi. Capisco. Esaminiamo i tempi che funzionano meglio per te. Perfetto. Ti ringrazio per il tuo aiuto.
Nessun problema. Sono lieto di aiutarti. Assicuriamoci di avere tutto a posto prima del nostro viaggio. Lezione 10. Preferenze del lettore. Il sondaggio incoraggia i lettori a determinare il tipo di storie che preferiscono. Questo è un approccio intelligente. Aiuta a personalizzare i contenuti in base al pubblico. Sì, un sondaggio chiede ai lettori se vorrebbero o meno vedere altre storie personali. Interessante. Le storie personali possono davvero coinvolgere i lettori a un livello più profondo. Esattamente. Spesso risuonano più degli articoli generici. Penso che sia importante che i lettori si sentano connessi ai contenuti. Sì, crea una comunità attorno a esperienze condivise. Mi piacerebbe vedere i risultati di quel sondaggio. Anch'io. Sarebbe utile sapere cosa preferiscono i lettori. Lezione 11. Storia canadese. Il Canada è un paese relativamente giovane, che esiste come entità nazionale, separata solo dal 1867. Sì, è affascinante il modo in cui la sua storia plasma la sua identità oggi. Esattamente. È così tanto da imparare sul suo sviluppo nel corso degli anni. Sono d'accordo. Il viaggio del Canada è stato unico, soprattutto in termini di diversità. Sì, gli aspetti multiculturali lo rendono un posto così interessante. Adoro il modo in cui la storia influenza la cultura canadese moderna. Assolutamente, è una miscela di molte tradizioni e background. Mi piacerebbe esplorare di più sulla storia canadese insieme. Sembra un ottimo piano. Immergiamoci più a fondo. Lezione 12. Successo musicale. Ha avuto un successo immediato con le sue opere, vero? Sì, è incredibile la rapidità con cui ha ottenuto il riconoscimento. La regina Anna gli ha concesso una pensione reale, il che è stato un vero onore. Assolutamente. Dimostra quanto apprezzassero il suo contributo alle arti. Sì, le sue opere risuonarono davvero tra il pubblico dell'epoca. Penso che sia importante riconoscere l'impatto della cultura sulla società. Sicuramente, l'arte può riflettere e influenzare i cambiamenti sociali. Mi piacerebbe saperne di più sulla sua vita e sulle sue opere. Anch'io. Esploriamo insieme le sue opere e il loro contesto storico. Lezione 13. Pianificazione dei pasti. Stavo pensando di preparare una varietà di antipasti, un piatto principale e un dessert. Sembra delizioso. Che antipasti hai in mente? Sto considerando funghi ripieni e un tagliere di formaggi. Sono ottime scelte. I funghi ripieni sono sempre i preferiti dalla folla. Esattamente. Per il piatto principale, ho pensato a un pollo arrosto con verdure. Gnam! Il pollo arrosto è confortante e soddisfacente. E per dessert, magari una mousse al cioccolato? Oh, sembra incredibile! La mousse al cioccolato è un modo perfetto per finire il pasto. Facciamo una lista della spesa in modo da poter ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Lezione 14. Tecniche di caccia. Cacciavano balene e cacciavano anche foche, aspettando che le foche salissero in superficie. Questa è una tecnica interessante. Deve aver richiesto molta pazienza. Sì, e dimostra quanto bene comprendessero il comportamento degli animali. Assolutamente. È affascinante come i metodi tradizionali siano spesso così efficaci. Esattamente. Quelle tecniche erano fondamentali per la sopravvivenza all'epoca. Mi chiedo quanta di quella conoscenza sia stata tramandata di generazione in generazione. È probabilmente una parte significativa della loro cultura e identità. Sì, comprendere la natura è fondamentale per le comunità che dipendono da essa. Ammiro il modo in cui vivevano in armonia con il loro ambiente. Lezione 15. Riflessioni storiche. I nostri padri hanno dato vita in questo continente a una nuova nazione, concepita in libertà. Sì, è dedicato alla proposizione che tutti gli uomini sono creati uguali. È un'affermazione potente che ha risuonato nella storia. Assolutamente. Questi ideali hanno gettato le basi per la democrazia. È interessante pensare a come questi principi si sono evoluti. Sì, oggi continuano a ispirare i movimenti per l'uguaglianza. Esattamente. È un promemoria del fatto che la lotta per la giustizia è in corso. Sono d'accordo. Dobbiamo continuare a lottare per una società che sostenga questi valori. Celebriamo questi ideali mentre lavoriamo per un futuro migliore. Lezione 16. Rilassamento serale. Guardavo la televisione e mangiavo qualcosa dopo il lavoro. Sembra carino. Hai visto qualcosa di interessante? Sì, ho scoperto una nuova serie che mi è piaciuta. Adoro rilassarmi con un bel spettacolo dopo una lunga giornata. Assolutamente. È un ottimo modo per rilassarsi e scappare per un po'. Hai chiamato il tuo amico al telefono dopo? Sì, abbiamo parlato dei nostri piani per il fine settimana. Sembra divertente. È sempre bello ritrovarsi con gli amici. Sì, mi aiuta a sentirmi connessa e rilassata. Lezione 17. Richiesta di camera. Vorrei una camera singola, per favore. Ok, fammi verificare la nostra disponibilità per te. Grazie. Spero che ci sia una bella camera disponibile. Sì, abbiamo una deliziosa camera singola pronta per te. Sembra perfetto. Di quali servizi dispone? Ha una vista fantastica e tutto l'essenziale per il tuo comfort. Meraviglioso. Apprezzo l'attenzione ai dettagli. È un piacere per noi. Vogliamo che ogni ospite si senta a casa. Non vedo l'ora di soggiornare qui. Lezione 18. Acque affascinanti. Le acque turchesi cristalline e le spiagge di sabbia bianca sono semplicemente affascinanti. Sono completamente d'accordo. Sembra un paradiso. Sì. La bellezza della natura è davvero affascinante in quei luoghi. Posso già immaginare di rilassarmi sulla spiaggia.
Esattamente. Il solo fatto di essere vicino all'oceano è così rinfrescante. Non vedo l'ora di scattare qualche foto del paesaggio. Sì, assicuriamoci di catturare ogni momento. Non vedo l'ora di vivere questa avventura in riva al mare. Anch'io. Sarà indimenticabile. Lezione 19. Pianificazione dei pasti. Assicurati solo di pianificare i pasti e di fare un elenco prima di andare. Ottimo consiglio. Aiuta a rimanere organizzati durante il viaggio. Assolutamente. Un buon piano può far risparmiare tempo e stress. Sì, inoltre, è più facile seguire una dieta sana in questo modo. Esattamente. Anche avere degli snack a portata di mano è una mossa intelligente. Sono d'accordo, evita spese inutili in opzioni non salutari. Creiamo insieme un piano alimentare per il nostro viaggio. Buona idea. Possiamo fare un brainstorming su alcune ricette facili da portare con sé. Sono entusiasta di pianificare i nostri pasti e divertirmi a cucinare insieme. Lezione 20. Rivolgersi ai lettori. Vogliamo che i nostri lettori determinino il tipo di storie che preferiscono. Questo è un ottimo approccio. Li coinvolge nel contenuto. Sì, un sondaggio chiede ai lettori se desiderano o meno ricevere altre storie personali. Interessante. Le storie personali spesso risuonano più profondamente. Assolutamente. Creano una connessione tra lo scrittore e il lettore. Sì. Rende il contenuto più riconoscibile e autentico. Incoraggiamo il nostro pubblico a condividere le proprie opinioni su ciò che gli piace. Sicuramente, il feedback è così prezioso per creare contenuti coinvolgenti. Non vedo l'ora di sentire le loro risposte. Lezione 21. Storia canadese. Il Canada è un paese relativamente giovane, che esiste come entità nazionale, separata solo dal 1867. Sì, è affascinante. È interessante pensare al suo viaggio. Assolutamente. L'evoluzione della sua identità è stata significativa. Sì, il Canada ha sviluppato una propria cultura unica nel corso degli anni. Esattamente. È una miscela di molte influenze, il che è bellissimo. Adoro il modo in cui abbraccia sia le sue radici indigene che il multiculturalismo. Sì. Questa diversità arricchisce notevolmente la sua società. Esploriamo di più sulla storia del Canada e sulla sua crescita. Sicuramente. È così tanto da imparare e apprezzare. Lezione 22. Successo musicale. Ha avuto un successo immediato con le sue opere, il che è impressionante. Sì, è incredibile quanto velocemente abbia ottenuto il riconoscimento. La regina Anna gli ha concesso una pensione reale, vero? Sì, questo dimostra quanto apprezzasse il suo contributo alle arti. Assolutamente. Sottolinea l'importanza della cultura nella società. Ammiro come l'arte possa portare a un sostegno e un riconoscimento così significativi. Sì,
è un promemoria di come la creatività può influenzare la storia. Mi piacerebbe saperne di più sulle sue opere e sui loro temi. Anch'io. Approfondiamo la sua vita e le sue opere. Lezione 23. Passeggiate mattutine. Sembra perfetto per le passeggiate mattutine. Assolutamente! Dovremo andare insieme qualche volta. Sì, adoro iniziare la giornata con un po' d'aria fresca e fare esercizio fisico. Anch'io! Mi dà davvero energia per il resto della giornata. Hai un itinerario preferito che ti piace percorrere? Di solito mi piace passeggiare in riva al lago. Il paesaggio è bellissimo. Sembra adorabile. Il rumore dell'acqua è così rilassante. Sì! Inoltre vedo spesso anatre e altri animali selvatici lungo la strada. Mi piacerebbe unirmi a te nella tua passeggiata mattutina. Lezione 24. Arrivare al monumento. Per raggiungere il monumento, puoi prendere un taxi o utilizzare i mezzi pubblici. Sembra conveniente. È facile da navigare? Sì, è abbastanza semplice. La segnaletica è chiara e i percorsi sono ben segnalati. Lo apprezzo. Non voglio perdermi mentre esploro. Non preoccuparti, ti aiuterò a capirlo se hai bisogno di assistenza. Grazie. Mi sento più sicuro sapendo di avere un piano. Inoltre, prendere i mezzi pubblici può essere un modo divertente per vedere la città. Assolutamente. Ti dà la possibilità di vivere la vita locale. Assicuriamoci di controllare gli orari prima di partire. Lezione 25. Controllo meteorologico. A proposito, hai già controllato il tempo per domani? Non ancora. Che aspetto ha? Ho sentito che sarà soleggiato con possibilità di pioggia nel corso della giornata. Buono a sapersi. Mi assicurerò di portare un ombrello per ogni evenienza. Pensiero intelligente. È sempre meglio essere preparati. Sì. Non voglio essere sorpreso dalla pioggia senza protezione. Esattamente, allora pianifichiamo le nostre attività in base alle condizioni atmosferiche. Buona idea! Possiamo iniziare con attività all'aperto e spostarci al chiuso se necessario. Non vedo l'ora che arrivi la nostra giornata, pioggia o sole. Lezione 26. Visita in ospedale. Devo togliermi le tonsille, il che significa andare in ospedale. Oh no, ti senti nervoso a riguardo? Un po', ma so che è una procedura comune. Questo è vero. Molte persone lo hanno fatto senza problemi. Sì, spero solo in una ripresa senza intoppi dopo. Sarò qui per aiutarti con tutto ciò di cui hai bisogno durante il recupero. Grazie, significa molto per me. Certo, assicuriamoci che tu abbia tutto pronto per la tua visita in ospedale. Ottima idea. Preparerò una borsa con alcuni elementi essenziali. Lezione 27. Significato del biglietto. Il significato erano piccoli biglietti dati alle persone che partecipavano a una cerimonia pubblica. Interessante.
Qual era il significato di quei biglietti? Spesso rappresentavano l'accesso ad aree o eventi esclusivi. Capisco! Deve essere stato speciale avere in mano uno di quei biglietti. Sì, ha creato un senso di appartenenza a qualcosa di importante. Adoro come i piccoli oggetti possano contenere così tanta storia e significato. Assolutamente. È affascinante come le tradizioni si evolvano nel tempo. Esploriamo di più sulla storia dietro queste cerimonie. Ottima idea. C. È così tanto da imparare sul significato culturale. Lezione 28. L'abitudine di mangiarsi le unghie? Non so se mio fratello smetterà mai di mangiarsi le unghie. Questo è un problema comune a molte persone. Perché pensi che lo faccia? Penso sia un'abitudine nervosa. Intende smettere ogni gennaio. Interessante! I buoni propositi per l'anno nuovo possono essere difficili da rispettare. Esattamente! Vuole davvero rompere l'abitudine ma lotta. Capisco. Può essere difficile cambiare comportamenti radicati. Sì, cerco di sostenerlo ma alla fine dipende da lui. Forse potrebbe invece provare alcune tecniche per gestire la sua ansia. È una buona idea. Aiutiamolo a trovare alcune strategie che funzionino. Lezione 29. Acquisto di un nuovo forno. Bene, recentemente ho acquistato un nuovo forno da un marchio noto per la sua efficienza. Sembra eccitante. Quali caratteristiche ha? Ha un'impostazione a convezione che cuoce il cibo in modo uniforme e veloce. È fantastico! Adoro i forni che possono far risparmiare tempo in cucina. Ha anche un'opzione autopulente, che è un vantaggio enorme. Oh, è un vero toccasana. Pulire può essere un vero lavoro ingrato. Lo so, non vedo l'ora di provare nuove ricette con esso. Dovresti! Cucinare sarà ancora più piacevole con un ottimo forno. Organizziamo presto una serata culinaria così posso mostrarla. Lezione 30. Coinvolgimento della comunità. Gli ultimi 20 anni sono stati significativi per la nostra comunità. Sì, è interessante vedere come ci siamo evoluti come società. Siamo stati nella comunità fin dall'inizio? Credo di sì. È importante riconoscere le nostre radici. Sì, capire da dove veniamo ci aiuta ad apprezzare il presente. Assolutamente. Modella la nostra identità e i nostri valori. Siamo pronti ad affrontare la frase troppo semplice per descrivere i nostri progressi? Sì. È fondamentale riconoscere sia i nostri risultati che le nostre sfide. Sono lieto che ne stiamo discutendo. Ci aiuta a riflettere sul nostro viaggio. Lezione 31. Requisiti lavorativi. Quali sono i requisiti per questa posizione? Forti capacità ed esperienza comunicative sono essenziali. Questo ha senso. Una buona comunicazione è fondamentale in qualsiasi lavoro. Esattamente, aiuta a collaborare efficacemente con gli altri.
Ci sono qualifiche specifiche che stanno cercando? Sì, preferiscono candidati con esperienza nella gestione di progetti. Capito. Quell'esperienza può davvero migliorare le dinamiche di squadra. Assolutamente. Penso che sia importante per un funzionamento regolare. Teniamo gli occhi aperti per cogliere opportunità che soddisfino tali requisiti. Lezione 32. Pianificare un pasto. Vorrei preparare una pasta con verdure arrostite e un'insalata. Sembra delizioso. Di quali altri ingredienti abbiamo bisogno per la pasta? Dovremmo aggiungere aglio, olio d'oliva ed erbe fresche per insaporire. Ottima idea. Le erbe fresche esaltano sempre il piatto. Esattamente. Consideriamo anche che tipo di insalata preparare. Che ne dite di una semplice insalata verde mista con una leggera vinaigrette? Sembra perfetto. Bilancerà la ricchezza della pasta. Sì! Assicuriamoci di scrivere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sono entusiasta di cucinare insieme e godermi un pasto delizioso. Lezione 33. Prendere in prestito oggetti. Se vuoi prendere in prestito i miei attrezzi da giardinaggio, fammelo sapere. Certo! Mi piacerebbe usarli per il mio piccolo progetto di giardino. Fai solo attenzione con loro. Sono piuttosto affilati e devono essere maneggiati correttamente. Prometto di trattarli con cura. Il giardinaggio è così gratificante. Lo è davvero. Mi piace vedere i risultati del mio duro lavoro in giardino. Lo stesso qui. È qualcosa di soddisfacente nel coltivare le proprie piante. Esattamente. Pianifichiamo un giorno in cui puoi venire a prenderli in prestito? Suona bene? Non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul mio giardino. Sarò felice di aiutarti se hai bisogno di consigli lungo la strada. Lezione 34. Focus sulla salute. Ehi, come stai? Ho sentito che ti stai concentrando sulla tua salute. Sto bene! Sì, sto cercando di mangiare meglio e fare più esercizio fisico. È fantastico. Quali modifiche hai apportato alla tua routine? Ho iniziato a cucinare di più a casa e a ridurre il cibo spazzatura. Questo è un ottimo approccio. I pasti fatti in casa sono generalmente più salutari. Assolutamente. Inoltre mi piace sperimentare nuove ricette. Hai un piatto salutare preferito che hai preparato di recente? Sì, ho preparato un'insalata di quinoa con molte verdure la settimana scorsa ed era deliziosa. Sembra incredibile. Mi piacerebbe provare quella ricetta qualche volta. Lezione 35. Viaggi sicuri. Buon viaggio e facci sapere se hai bisogno di qualcos'altro. Grazie, apprezzo il supporto. È sempre bello sentirsi accuditi. Certo, viaggiare può essere stressante, ma può anche essere eccitante. Sicuramente, non vedo l'ora di esplorare nuovi posti. Questo è lo spirito. Assicurati di scattare molte foto. Lo farò! Adoro immortalare i ricordi delle mie avventure.
E non dimenticate di provare la cucina locale. Assolutamente. Il cibo è una delle parti migliori del viaggio. Se hai bisogno di consigli, mandami un messaggio.